Allora i miei primi 80 anni li festeggio così: polenta. Facciamo la nostra polenta con un paiolo sempre di rame, farina bramata, fioretto e il paiolo elettrico. Prima si girava a mano. Questa polenta la condiamo in una maniera proprio classica: salsicce, costolette e pomodoro, pecorino sopra. Ah, che bella mangiata! E magari qualche funghetto. E i funghetti, certo, se ce li prepara la signorina Flavia. E allora per il tuo 80° compleanno penso sei fortunata, perché credo che Flavia abbia fatto dei funghi trifolati qualche giorno fa. Ecco i nostri funghi trifolati pronti per nonna Lulu. Benissimo, andiamo. Iniziamo con il sugo e poi di corsa la polenta e presto è fatto. Un'oretta andiamo a tavola. Sedano, carota, in più un bello spicchio d'aglio, peperoncino. Gli aromi sono pronti e iniziamo a fare il sugo. Guarda un po' che bella cocotte. La ghisa era presente anche ai tuoi tempi. Ma non ce l'avevamo. Il ferro sì però. Ferro sì, ma si cucinava o alluminio o coccio. Il coccio sul coccio. Mettiamo un pochino di olio, perché dopo mettiamo le salsicce e la carne di maiale che sono abbastanza grassi, e mettiamo dentro cipolla, l'aglio, sedano, un pizzico di sale per far uscire un po' di umidità da questi odori. Copriamo un attimino e andiamo a prendere la carne. Stiamo stufando un pochino o soffriggendo. Metto un attimo un rametto di rosmarino, ma lo tolgo subito. L'olio prende il profumo del rosmarino. Queste belle salsicce e le nostre costine. Mettiamo un po' di sale alle costine. Adesso, per esempio, il rosmarino lo tolgo, così che gli aghi non vanno dentro al sughetto. E quindi come figlie? Adesso sfumiamo un pochino del vino e dopo mettiamo il pomodoro. Eccoci. Che profumo! Ci vuole ancora un minuto. Wow, pomodoro! Aggiustiamo di sale e questo per un'oretta, 50 minuti, il tempo della cottura della polenta. Per il pomodoro io metto sempre della passata e dei pezzetti di pomodoro, dei spicchi, pomodoro intero schiacciato. Sì. Adesso iniziamo la nostra polenta. Mettiamo 2 litri di acqua per 500 grammi di farina. Del sale un cucchiaio circa. Anche questo a gusto, a sentimento, diceva. Io metto anche dell'olio. E dopo, appena l'acqua si scalda, mettiamo giù la polenta e poi buona cottura. Mi sono ricordata e ho ripulito questi attrezzi che si usavano anticamente. Questo l'ha fatto il vicino di casa. A me sembra quasi un tirso.
un tirso, quello delle baccanti. Spiegaci un attimino cos'è e a cosa serve soprattutto. Per girare la polenta. Questo strumento è secolare, La polenta. Sì, io ho 80 anni e questo chiaramente è di mamma e di zia, quindi ce n'era più di 100, Pensa un po'. Quindi all'inizio utilizzeremo questo strumento Sì, per sì, girare la polenta. sì, Poi questo si parte sempre. Con il macchinino, con la componente elettronica più Sai, e sono vissuta tutti questi anni e quindi siamo andati avanti, ma prima non c'era niente, c'era fuoco. Benissimo, benissimo. Per coloro che non sanno la differenza fra una farina di mais bramata ed una a fioretto, Una è più grossa, una è più fina, io li mischio 50 e 50 perché a me piace il mix, però ognuno fa quello che vuole. Si può usare pure quella da 5-10 minuti, Noi facciamo questa perché comunque sia, è più buona. dal tirso passiamo alla foglia. Il tirso era lo strumento che avevano le baccanti, le menadi durante i riti orgiastici di un Va bene, l'ignoranza ammessa. Quello è il tirso, è uguale. Sono d'accordo, ma io infatti ho detto che ho 80 anni ma devo imparare tante cose, non posso morire adesso, Dimmelo che devo fare tutto io, no? Ok. E altrimenti si cercava sempre un volenteroso per girare la polenta. Ed alcune delle domande verranno direttamente dai nostri amici da casa. Iniziamo con una domanda inerente alla polenta, allora. Andrea ci chiede: nonna, questa polenta sembra fantastica. Quante volte pensi di averla fatta nella tua vita? E hai perfezionato una tecnica segreta nel corso degli anni? Diciamo che per gustarla e sentire il sapore che piaceva a quelli di casa, a me, a quelli di casa, io aggiungo del sugo e del formaggio prima di toglierla dal fuoco. Questo gli dà un sapore e un gusto diverso. Poi l'ho fatta tantissime volte, certo. Oh, questa è una bella domanda di Lucia di attualità. Secondo te, Lulu, com'è cambiata la cucina nel corso degli anni? Ci sono cose che facevi crescendo e che vorresti vedere riscoprire dalla nuova generazione? È cambiata tantissimo. Diciamo che noi non avevamo nessuna di queste macchine che avete adesso per frullare, per montare, per fare la polenta. Ecco, noi si doveva girare a mano. Per fare il dolce, montare i rossi ci volevano le mezz'ore. Ci davamo il cambio addirittura per fare i dolci. E poi sì, tornare indietro con dei sapori forse. Mentre Nicole ci chiede: cosa ti piace di più del cucinare per la tua famiglia? È amore quando si fa in cucina. Quindi si cucina per amore. E certo, ci sono più piccoli che vogliono le panate. Io che non l'ho mai fatto ho imparato ultimamente a fare le panate per loro. Non si smette mai di imparare, quindi c'è passione, c'è amore. Certo, c'è tutto. In cucina ci deve essere tutto, altrimenti come fai a ballare mentre stai a cucinare? Non lo so. L'ho detto, E tu balli? Hai mai ballato? Ah, sì. Con babbo facevamo le gare, quando ero piccina. Craig dall'America ci chiede: crescendo in Italia, qual è il cibo di cui non ne avevi mai abbastanza da bambina? Pane, acqua e zucchero, pane, olio e zucchero, pane, vino e zucchero. E una volta che mi lasciarono a casa, io mi feci pane, zucchero e vino, pane, zucchero e vino,
E alla fine, quando mi hanno trovato per strada, ero un po' brilla, ma avevo avuto 5-6 anni, Pecorino, una bella pioggia di pecorino. E adesso i bei funghetti che ha portato Flavia. Ci mettiamo la mozzarella e la salsiccia e altrimenti si mangia da parte. Basta! Troppo buona, troppo. Brava Luisa! Non me ne dovete dire niente perché ho 80 anni di lavoro. Guardate, guardate, guardate. Destra o sinistra, non sai da che parte mangiare. Eccola qui. E questa è pronta. Adesso però preparo le altre, che noi ce le andiamo a mangiare di là. Buon appetito! Mi raccomando, segnatevi a piatto e